Come abbiamo già visto nella prima parte, la Pasubio partecipa con successo alla battaglia dei due fiumi, ricevendo anche l'elogio scritto del generale Schober. Ma al di là delle lodi ufficiali, già in questa fase iniziale del conflitto in Russia emergono le prime frizioni tra tedeschi e italiani. L'11 agosto 1941, durante i combattimenti di Jasnaja Poliana, nei pressi della foce del fiume Bog, il reparto d'assalto colonna Chiaromonti dell'80° reggimento riesce a mettere in fuga i russi. Ma quando i fanti italiani avanzano per prendere possesso delle posizioni conquistate, la cavalleria tedesca li anticipa, cercando di prendersi i meriti della vittoria. Più tardi, il colonnello Epifanio Chiaromonti, comandante della colonna d'assalto, viene convocato dal comandante del reparto tedesco, che gli si rivolge con una spocchia tutta tedesca. Dovreste mandare i vostri mitraglieri a un corso di addestramento. Sparano male. Ieri hanno messo sotto tiro la nostra cavalleria. Non è stato un errore, risponde Chiaromonti. Sono stato io a ordinare il fuoco. I vostri soldati ci stavano tagliando la strada e io non tollero gli sgambetti. L'episodio è stato poi immortalato così in questa scena del film Italiani brava gente. I tedeschi vogliono soffiarci la vittoria. Faccia entrare in azione le mitragliatrici. Congratulazioni per battaglia! Però vostri mitraglieri niente buoni sparare. Quasi colpite noi. Tirano molto male. Sono stato io a dare ordine di sparare qualche raffica. I vostri motociclisti volevano rubarci la vittoria. E questo non è un comportamento corretto tra alleati. Forse bene ricordare voi, colonnello, che tutte truppe straniere in Russia stare sotto alto comando tedesco. E se voi altra volta osate sparare su piedi germanici, io dare subito ordine a sparare su teste italiane. Verstanden? All'inizio di agosto, la divisione SS Viking, reduce dai combattimenti per l'annientamento della sacca di Uman, viene trasferita più a sud, sulle rive del Dnieper, per consolidare una testa di ponte sulla sponda orientale del fiume. La divisione è stata formata nel dicembre del 1940, arruolando volontari stranieri di origine nordica, norvegesi, danesi, olandesi, fiamminghi, finlandesi, svedesi e svizzeri. Durante la marcia di trasferimento, i reparti della Viking ed in special modo quelli del reggimento Westland vengono impegnati per contenere un controattacco sovietico a nord-ovest di Dnipropetrovsk. La resistenza nemica è particolarmente dura lungo la linea ferroviaria ad ovest della città. Nei combattimenti che seguono cade anche il comandante della prima compagnia del Westland, l'Hauptsturmführer Schade. Superato l'ostacolo, la marcia riprende verso sud, sulle rive del fiume Dnieper. La divisione è alle dipendenze del Panzergruppe Kleist. Dal 14 agosto anche il corpo di spedizione italiano viene trasferito alle dipendenze del gruppo corazzato von Kleist, con il compito di proteggere il fianco sinistro della sua avanzata verso il Dnieper e partecipare successivamente all'offensiva oltre il fiume. Il 15 agosto la divisione Pasubio, assegnata temporaneamente al terzo corpo germanico, si sposta sulla riva destra del Dnieper tra i villaggi di Topilovka e Kryukov per dare il cambio alla divisione SS Viking spostatasi più a sud.
Le operazioni di trasferimento durano 3 giorni, ostacolate dalle cattive condizioni del tempo e dalle incursioni aeree nemiche. Dopo 3 giorni di relativa calma, i reparti della Pasubio si spostano ancora più a sud, vicino a Coluschino, sostituendo di nuovo la divisione Viking. Nell'ordine del giorno del 21 agosto redatto dal comandante del terzo corpo germanico, il generale von Mackensen, viene riportato: il terzo corpo corazzato è riuscito in questi ultimi giorni, con aspri combattimenti di attacco e di difesa, a ricacciare un nemico numericamente superiore da una zona assai estesa di una testa di ponte a sud-ovest di Dniepropetrovsk. Il presupposto per la rapida avanzata fu creato dalla divisione SS Viking e dalla divisione italiana Pasubio, le quali, nonostante le non favorevoli condizioni di esercizio del comando ed in parte anche dalla sfavorevole situazione del carburante, superarono con rapidità veramente rallegrante tutte le difficoltà. Sempre il 21 agosto i reparti aerei del XIR si trasferiscono a Kryvyi Rog, a protezione dei ponti e delle unità schierate sul Dnieper. Nei giorni successivi anche gli altri reparti motorizzati della divisione Celere, il reggimento di artiglieria della divisione Torino e le unità autocarrate del corpo raggiungono il fiume. Tutti i ponti sul fiume sono stati fatti saltare e le truppe sulla testa di ponte corrono il rischio di restare tagliate fuori. Grazie al sacrificio e all'eroismo dei pionieri italiani della Torino, un ponte largo appena 3 metri viene riparato, consentendo il trasferimento dei materiali e le comunicazioni con le forze attestate sulla riva occidentale. Il 3 settembre, dopo aver superato i soliti problemi per la cronica mancanza di mezzi e di carburante, i reparti della Pasubio e della divisione Celere in prima linea e della Torino in seconda linea giungono sul Dnieper. La Torino viene subito richiesta dal comando germanico per difendere l'area a sud di Dniepropetrovsk. Più in generale, il compito dell'XIR è quello di difendere la linea del fronte lungo il Dnieper tra la 17ª armata tedesca e il terzo corpo del Panzergruppe von Kleist, 150 km di fronte a sud-ovest di Dniepropetrovsk. All'inizio di settembre il comandante della Viking Steiner riceve l'ordine di estendere la testa di ponte in direzione di Kamenka. Nella notte tra il 6 e il 7 settembre gli uomini del reggimento Westland e quelli del Germania iniziano a spingersi ad ovest della Sacca verso Kamenka. Il loro movimento viene però intercettato dagli osservatori sovietici e così un diluvio di fuoco si abbatte sulle SS della Viking, costringendo Steiner a ordinare la sospensione della manovra. La battaglia o manovra di Petrikovka costituisce un episodio importante della grande battaglia del Dnieper, combattuta con estrema durezza e sacrificio dai russi nel vano tentativo di arrestare sul fiume l'offensiva delle forze dell'asse. Un estremo sforzo all'immane sfacelo dell'armata russa di Stalin.